Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare del poltergeist di Amherst? Nel 1878 Amherst in Canada si fa teatro di uno dei casi più terrificanti mai avvenuti in quell'epoca e una giovane donna di nome Esther Cox viene presa di mira e perseguitata da alcuni fenomeni paranormali. Non solo lei, ma chiunque cercasse di aiutarla. In questo particolare e molto misterioso caso si riuscì in qualche modo anche a comunicare con le entità, diventando così il caso più famoso di poltergeist del Canada e diventò anche l'argomento di un libro. Ma amici, prima di iniziare vi chiedo se vi va di iscrivervi al canale, se siete appassionati come me di paranormale, misteri irrisolti e storie true crime, di attivare la campanellina delle notifiche per non perdere tutti i miei prossimi video. Vi volevo anche comunicare che nella settimana di Ferragosto, in particolare venerdì 18 agosto, verrà pubblicato il video di Amanda Todd che vi avevo detto già precedentemente. L'abbiamo cercato di ripulire e modificare l'audio perché la prima volta che è stato messo qui su YouTube da me non era proprio il massimo. Invece per quanto riguarda venerdì 1 settembre non pubblicherò un video paranormale, ma ci sarà un video molto particolare con grandi sorprese per voi. Nel frattempo, amici, se vi va seguitemi anche sui social, vi lascio i miei link in descrizione, ma adesso iniziamo. Ormai credo che abbiate capito che per me il paranormale è una grande passione, ma cerco comunque in tutte le storie che racconto di usare la logica e di essere anche realistica. Mi piace ascoltare tutte le opinioni, anche quelle diverse dalla mia, perché sono in generale molto curiosa. Ma andiamo alla storia di oggi. Siamo ad Amherst, in Canada, è del 1878. Esther Cox è una giovane donna che vive con la sorella Olive, il marito di lei, Daniel Tidd, i loro 2 figli più piccoli, un fratello e una sorella di Olive ed Esther e il fratello di Daniel Tidd che si chiama John Tidd. Quando Esther ha appena compiuto 18 anni però avviene una cosa molto brutta che la segnerà per sempre. Un pomeriggio d'estate del 1878 un collaboratore di Daniel di nome Bob McNeil invita Esther a fare un giro nella sua carrozza. Gli intenti dell'uomo però non sono quelli che crede la ragazza, difatti la conduce in un luogo isolato e una volta arrivato tira fuori dalla sua tasca una rivoltella ordinando ad Esther di scendere, ma lei si rifiuta. L'intento dell'uomo è chiaro ormai per Esther, ma non viene portato a termine perché il rumore di un calesse che si sta avvicinando fa desistere McNeil dai suoi luridi scopi. Decise difatti di girare la sua carrozza e di riportare Esther a casa in un tale stato di shock che la porterà a piangere tutta la notte fino ad addormentarsi. Poco tempo dopo questo episodio in casa cominciano a verificarsi degli eventi paranormali inquietanti, dei veri e propri poltergeist che prendono di mira tutta la famiglia, ma soprattutto la povera Esther, che comincia a soffrire anche di disturbi fisici, comincia a soffrire di convulsioni e di un rigonfiamento molto strano del suo corpo. Una notte di settembre del 1878, Esther e la sorella Jane, che dormono nello stesso letto, sentono all'improvviso qualcosa strisciare sulle coperte. Molto spaventate accendono subito la lampada per accorgerci che non c'è nulla di strano. Tentano di riaddormentarsi, ma nella notte sentono strisciare qualcosa sotto il letto. Decidono di riaccendere la lampada e tirare fuori da sotto il letto una scatola con dei pezzi patchwork, pensando che il rumore provenisse da lì. Ma quando aprono la scatola i pezzi saltano tutti in aria. Le ragazze si mettono ad urlare e chiamano il marito di Olive, che si precipita subito nella loro stanza. Ma una volta che ha ascoltato la loro storia, l'uomo scoppia a ridere in faccia ad entrambe, rimette la scatola sotto il letto e torna a dormire. La notte successiva Esther, che era andata a dormire con la febbre molto alta, ad un certo punto della notte si sveglia in preda alle urla dicendo alla sorella che si sentiva morire. Quando Olive accende la lampada, nota che il viso della sorella è rosso come il sangue, gli occhi sporgenti e la ragazza sta tremando dalla paura. Jane chiama subito
aiuto e sopraggiungono nella stanza i due cognati, ma purtroppo non sapevano cosa fare. Sta di fatto che piano piano il colore del viso della ragazza ritorna alla normalità, ma Esther con un filo di voce riesce a dire che il suo corpo si sta gonfiando e ha paura che possa scoppiare da un momento all'altro. Difatti, quando la scopriranno, si renderanno conto che il corpo di Esther è davvero gonfissimo da fare paura. Mentre la ragazza si contorce nel letto per i dolori, ad un certo punto il suono, simile ad un tuono, rimbomba nella stanza e 3 rumori come di crepe che si stavano aprendo vengono avvertite da sotto il letto. In quello stesso istante il corpo di Esther si sgonfia e tutto torna alla normalità. Quella notte venne chiamato anche un medico che le somministrò dei sedativi per aiutarla a calmarsi e a dormire. Pensate che 4 notti più tardi un altro attacco simile a quello precedente colpì nuovamente Esther, ma avvenne qualcos'altro di molto più inquietante, perché ad un certo punto le lenzuola che coprivano le 2 ragazze vennero strappate via dal letto come se una forza invisibile gliele avesse tolte di dosso, e la sorella Jane, che era sveglia e aveva assistito a tutto quanto, svenne dalla paura. Questi fenomeni paranormali durarono per circa 1 anno, aumentando sempre di più di intensità. Gli oggetti iniziarono a volare per casa, apparvero delle scritte sui muri terrorizzando tutti, scritti come "Esther, sei mia da uccidere", oppure dichiarando di essere Bob McNeil. Fuochi spontanei apparvero in casa, insomma dei veri poltergeist. La ragazza veniva presa a schiaffi, punta da spilli, graffiata e una volta venne anche pugnalata alla schiena con un coltello a serramanico, insomma un vero e proprio tormento. Insomma, gli attacchi e i fenomeni paranormali aumentavano di giorno in giorno. Vennero contattati anche medici, uomini di chiesa che poterono vedere con i loro occhi quello che stava accadendo a questa povera ragazza. A dicembre Esther si ammalò di difterite e nelle 2 settimane che passò a letto non si registrarono eventi paranormali, nemmeno quando passò la convalescenza a casa di una sua sorella sposata, ma al rientro a casa tutto tornò come prima. Esther iniziò anche a dire che l'entità che la stava tormentando la stava minacciando di lasciare immediatamente quella casa, altrimenti l'avrebbe bruciata. Ma questo demone non tormentava solo Esther, aveva preso di mira anche la sua famiglia che stava cercando di aiutarla. Come possiamo immaginare, tutta la situazione risvegliò la curiosità della gente del posto, che iniziarono a far visita a quella casa cercando di poter essere testimone di qualche evento paranormale. Molti credevano che fosse tutta un'invenzione di Esther, addirittura dissero che Esther stava ipnotizzando le persone per fargli cercare di vedere e sentire quello che vedeva lei. Molti altri invece andavano via con la convinzione che tutto fosse vero. Pensate che anche un attore americano di nome Walter Hubbell fu talmente incuriosito da questa storia che si trasferì in quella casa per 6 settimane pagando una stanza, perché era convinto di poter comunicare con quella presenza che stava tormentando tutta la famiglia. Hubbell infatti fu testimone di diversi fenomeni paranormali, venne colpito da oggetti che levitavano in aria, vide sparire e riapparire oggetti sotto il suo naso e raccontò anche di diversi incendi che si appiccavano in casa da soli, ma soprattutto fu testimone dell'accanimento contro la povera Esther. Pensate che un giorno raccontò di aver visto numerosi spilli levitare per aria e poi conficcarsi violentemente nel corpo di Esther. Una cosa molto particolare che notò Hubbell è che i fenomeni cessavano di sabato, ma era comunque convinto che da sola Esther non avrebbe potuto mettere in atto tutta una simile situazione e decise quindi di comunicare e contattare l'entità. Decise di comunicare con dei colpi, un colpo per il sì, 2 colpi per il no e 3 colpi per una risposta neutra, e gli pose delle domande. Avete vissuto tutti sulla terra? Avete visto Dio? Siete in paradiso? Siete all'inferno?
Avete visto il diavolo? Ubbel si rese conto che queste presenze erano più di una, riuscivano ad indicargli l'ora esatta del suo orologio o a indovinare quante monete avesse in tasca. Sembra anche che fosse riuscito ad identificare con nome e cognome alcune di queste presenze e che una in particolare fosse un parente di Esther. Pensate che un giorno, il 28 giugno del 1878, l'intera casa per tutto il giorno venne pervasa dal suono di una tromba e la sera una tromba d'argento cadde improvvisamente dal soffitto senza che nessuno sapesse da dove fosse arrivata. Le manifestazioni continuarono, anzi aumentarono di intensità fino a quando il padrone di casa dei Tidd non obbligò Esther ad abbandonare quella casa e da lì tutto cessò improvvisamente. Esther era convinta che trasferendosi anche lei potesse tornare alla normalità, ma purtroppo non fu così, perché l'entità la seguì nella nuova casa e un giorno seguì Esther nel granaio incendiandolo e qui la ragazza fu arrestata e condannata a 4 mesi di carcere. Fu solo grazie ai suoi amici che raccontarono poi la sua storia che venne rilasciata. Tutto poi cambiò quando Esther si sposò con un uomo che aveva conosciuto durante il suo periodo in carcere. Ebbe con lui 2 figli. Successivamente contrasse un secondo matrimonio ed ebbe altri 2 figli. Nel 1912 Esther morì all'età di 53 anni. Su questa storia venne scritto anche un libro, come vi dicevo all'inizio, The Great Amherst Mystery, proprio da Ubbel, e il Cumberland County Museum possiede molti manufatti storici, tra cui un display che commemora i poltergeist di Esther Cox come uno dei casi più documentati e famosi del Canada. Ovviamente si è indagato molto su questo caso e gli scettici hanno dichiarato Esther non sana di mente, con un disturbo della personalità, mentre Ubbel un truffatore che aveva inventato ad hoc questa storia per un tornaconto economico, partendo proprio dal suo libro. Su questo caso venne anche scritta un'opera teatrale e pensate che nel 2012 l'ex curatrice del Cumberland County Museum, Lori Glenn Norris, scrisse un libro, Haunted Girl, Esther Cox e il grande mistero di Amherst, e nel 2015 l'editore vendette i diritti del libro alla regista Larisa Kondraki, regista già di The Walking Dead e The Better Call Saul. Amici, anche questa è una storia incredibile, credo che sia una delle poche storie che ho raccontato fino adesso di un'epoca appunto così lontana da noi, perché parliamo del 1878, quindi non ci saranno molte fonti fotografiche. Quello che riusciremo a inserire lo metteremo. Fatemi sapere se voi conoscevate questa storia e che cosa ne pensate. Io non la conoscevo. Sono curiosa di sapere però cosa ne pensate voi. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti. Se questa storia vi è piaciuta, non dimenticatevi di lasciarmi un like. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo la prossima settimana con una nuova storia. Ciao amici!